Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Nell'Irfa e oggi mi trovo su My Time Sandrock. Ragazzi, continuiamo questo gioco. Nell'episodio precedente eravamo rimasti che dovevamo andare a costruire, più precisamente adesso ve lo dico subito, una vasca in pietra. Allora, per poter fare la vasca in pietra dobbiamo avere appunto la pietra e poi andremo a costruire le seghe di nastro che ci serviranno dei dinas e altre pietre. Quindi diciamo che ora il compito principale è quello di trovare delle pietre. Allora, da quello che ho visto al momento, con questi strumenti che ho costruito, non posso andare a raccogliere delle pietre molto grandi, più che raccogliere magari andare a distruggere delle pietre molto grandi, ma vedete, forse questi sì, ok, questi rottami di pietra possiamo andare a prendere, oppure possiamo andare anche a raccogliere dei ciotoli che troviamo un po' in giro sparsi qui per il mondo. Allora, come vedete qui invece sono dei rottami di legno. Per andare a fare i rottami di legno dobbiamo andare a utilizzare la nostra ascia, però questi qua sono dei rottami più complicati e più complessi, quindi anche qua servirà andare a upgradare i nostri strumenti. Dunque ragazzi, intanto vi ricordo, se volete continuare a vedere questi episodi di questo gioco, di mettere un bel mi piace a questo video per sostenere tutta la serie. Allora, vediamo se questi qua... No, allora, questi qui vedete sono roccia dura e non possiamo andare ancora a raccogliere, però invece questi qua più piccolini, che sono i ciotoli, invece ce li fa assolutamente prendere, però devo mettere la picozza. Ecco, allora inizieremo con questi piccoli ciotoli che ne troviamo abbastanza in questa zona. Poi valutare gli effetti specifici nella... Ok, no, pensavo che fossero state le formiche ad attaccare. Allora, adesso prendiamo un po' di ciotoli che ovviamente sono considerati comunque come pietra, perché tanto quello era l'ingrediente principale che ci serviva. Qua, come potete vedere, abbiamo trovato anche la lavanda gialla, possiamo andarla a raccogliere già dall'inizio. Non so che cosa ci servirà, però questo lo possiamo raccogliere. Attenzione a non raccogliere i cactus. Ok, allora rimettiamo lo strumento della picozza e andiamo a prendere i ciotoli. Dunque ragazzi, allora come potete notare è venuta la notte. Quando viene notte dobbiamo andare a dormire, così ci risveglieremo con più energie. Ho notato una cosa che non avevo detto nella prima puntata, quindi non l'avevo ancora notata, che bisogna stare un bel po' a dormire, se no altrimenti ci sveglieremo con le occhiaie. Ecco perché mi ero svegliata con le occhiaie. Vedete, dormire presto prima delle ore 24 ti farà svegliare sempre completamente riposato. Allora ragazzi, vedete, ora mi sono svegliata senza le occhiaie per fortuna, perché ho dormito bene e tanto a lungo. Allora ora usciamo da qui. Dunque, allora, per fare la vasca in pietra ci serviva appunto 6 pezzi di pietra, quindi abbiamo raccolti 27, quindi possiamo andare tranquillamente a crearla. Adesso andiamo a vedere un attimino qua di nuovo il nostro progetto, perché non mi ricordo più, l'avevo visto ieri. Allora, ci servivano 2 vasche di pietra, una l'abbiamo raccolta e una l'abbiamo appena creata. Poi ci serve ancora del legno e poi 2 seghe a nastro, e le seghe a nastro le facciamo qui dentro. Infatti ci serviva un po' di questi qua che l'abbiamo preso dai ciotoli, presumo, e quindi abbiamo detto 2. Ok, ne andiamo a creare entrambi. A questo punto dovremmo essere abbastanza pronti. Vedete, è tutto in blu, quindi siamo pronti. Come si fa? Vediamo. Allora, dobbiamo andare a mettere assembla. Dunque, allora, se non mi ricordo male, ecco, bisogna avvicinarci qua, andiamo a mettere la legna, andiamo a mettere le 2 vasche in pietra e andiamo a mettere le 2 seghe a nastro. Allora, a questo punto è terminato, raccogli la macchina, quindi andiamo a fare il tasto E, e ok. Allora, dunque ragazzi, adesso lo dobbiamo andare a posizionare, spero che qua sia dentro, ok. E dobbiamo andare a parlare col signor Ian. Probabilmente il signor Ian ci affiderà qualche altro compito nuovo. Ah, ecco qua la sua scrivania. Salve, ho terminato il lavoro. E eccoti qua, non c'è bisogno di mostrarmi il riciclatore, sono sicuro che funzioni. Hai una licenza da costruttore, vero? Tra l'altro, cosa potrebbe mai succedere? Che esploda radendo il suolo del villaggio? La cosa principale da sapere è che adesso in poi
Qualora avessi domande, puoi consultare il manuale della tua bottega e non venire sempre da me a chiedere informazioni sul da farsi. Sì, sarò impegnato, fin troppo impegnato per rispondere alle... Ora che hai la conoscenza base necessaria del costruttore del deserto, fai un salto al municipio per registrare la tua bottega. Allora, ragazzi, dobbiamo andare al municipio. Dunque, ragazzi, come potete notare, qua c'è tutta la città. Ed è molto grande, qui addirittura abbiamo addirittura la clinica, insomma il municipio poi alla fine è qui, quindi non so se possiamo mettere anche un segno così siamo più veloci. Ciao Sandy, buongiorno. Salve. Naturalmente, come anche sull'altro gioco precedente, ossia My Time Portia, possiamo andare a interagire con i personaggi che troviamo qui all'interno del villaggio, e più saremo amici e più aumenteremo il social. Oh, sei solo tu, pensavo fossi un membro della banda di Logan. Ah, che stupido, non hai affatto l'aspetto di una persona di malaffare. Ma questo chi è, Superman? E le tue braccia sono così gracili, sai come si combatte? Sai, il deserto non è molto gentile con le persone fragili. È deciso allora io, magnifico Pen, protettore di Sandrock, ho deciso 5 secondi fa di offrirti una lezione di combattimento. Oh, facciamo sta tutorial, ragazzi. Comunque, splendido, andiamo. Allora, ragazzi, possiamo andare a sceglierci una bella arma. Allora, abbiamo la lancia di pietra, la spada di pietra, sarà molto pesante, i pugnali, e questo è lo spada e lo scudo. Allora, io vado a prendermi la lancia, ma mi sembra più adatta per una ragazza. Come si prende sta addestramento al combattimento? Allora, vabbè, alleniamoci, tanto perderò perché questo sembra Superman. Allora, vediamo un po'. Ah, qua dobbiamo schivare e bloccare i colpi. Però non è che li blocca tantissimo. Vabbè. Quindi facciamo un tubo a questo. Quando un personaggio subisce un danno, perde anche dei punti di resistenza. Ok. Le difese del tuo nemico sono rotte. Cogli la casella per attacco combinato. Come si fa a fare? No, ma non muore questo. Ah, l'abbiamo fregato. Aia! I grow weary of this. Oh, ma... E così si conclude la sezione del mio corso di combattimento intitolata Mai mettersi contro Pen. Spero che tu abbia imparato qualcosa, di certo io mi sono divertito a insegnartelo. La prima cosa che farei, se fossi in te, è tornare al tuo banco da lavoro e fabbricare un'arma, ma questo è solo il mio parere. Addio, braccina gracili. Vabbè, grazie, cioè Superman, cioè non ho capito. Vabbè, scusi, ma io devo andare praticamente in municipio. Poi, vabbè, poi ci faremo anche questa arma, ragazzi. Ehi, ciao, tu devi essere Lucy, sono il ministro Matilda della Chiesa della Luce. Faccio le veci della sindaca Trudy. Siamo molto emozionati nel vederti iniziare a lavorare come costruttore a Sandrock. Se sei qui, allora significa che devi avere superato la piccola audizione di Jan e sei pronta per registrare il tuo workshop. Ah, giusto, me l'ho dimenticata. Tutto quello che devi fare è inserire il nome del tuo workshop e siamo a posto. Allora, qui dobbiamo andare a mettere il nome. Come lo andiamo a chiamare? Io lo Petit Shop lo chiamo. Perché piccolo shop? Vabbè. Facciamo con la maiuscola, va bene, più carino. Per il momento sarà veramente Petit.
Sì. Perfetto, se mai vorrai cambiare il nome della tua bottega basterà comprare un modulo di ridenominazione al negozio del municipio, quindi se vogliamo cambiare non c'è problema. Congratulazioni costruttore, la tua bottega di Alessandro che è ufficialmente aperta. Non appena vorrai potrai iniziare ad accettare incarichi dalla bacheca degli incarichi all'interno della gilda del commercio, quindi dobbiamo tornare di nuovo da Jan, insomma. Ora non sono particolarmente nota nei dintorni per essere un mago della matematica, ma immagino che ci si possa aspettare di più dalle tue costruzioni rispetto al solo Mason. Lavora duro e poi avrai le tasche piene di soldi, anche tu, credimi. Speriamo, io ancora non ho visto un centesimo. Oserei dire che questo richiede una celebrazione. Normalmente abbiamo riunione al fuoco la domenica sera, ma credo che domani radunerò tutti per dare il benvenuto a voi, nuovi costruttori. Oh, e devi venire, non sarebbe lo stesso senza di te. Ci vediamo lì e ancora congratulazioni. Allora ragazzi, dobbiamo andare a parlare ancora col signor Jan. Ma chi è questo? Ah, ciao. Ah, oh, Lucy, hai ricevuto anche tu il messaggio di Jan che diceva emergenza, vieni subito? Sì. Mi chiedo quale sia l'emergenza. Andiamo a vedere, non so. Ascoltami bene, pigrone, buono nulla. Io e i miei ragazzi ne abbiamo abbastanza delle tue scuse. Dov'è la nostra gru? Guarda Rocky, vecchio amico, nessun compare amico, visto che Mason è andato in pensione. Avevi promesso che l'avresti costruita tu. Oh mamma mia, non ci faranno andare la cosa lì, la gru. Dunque ragazzi, intanto abbiamo tutta questa nuova maglietta che vi farò vedere subito come si faceva ad aprire. Ecco, questa qua vedete che ci dà alcune statistiche, ci dà punti di difesa più 18, potere di abilità più 5. Quindi qua non abbiamo ancora controllato, ma come potete notare abbiamo il nostro inventario, quindi tutto quello che abbiamo raccolto finora. Qui abbiamo la mappa, in questo momento io mi trovo qui, vabbè. Le nuove missioni, quindi adesso abbiamo avuto una nuova missione dal signor Jan e dobbiamo raccogliere rottami nel rottamaio dei recuperi eufale e riciclarli, cioè quelli lì che i soliti, insomma, i rottami che avevamo già trovato, per andare poi a costruire la gru da trasporto. Poi abbiamo il manuale, vedete qua possiamo andare a fare delle nuove cose, il banco di lavoro e la fornace. Questi ci permetteranno, questi due nuovi oggetti, di andare a fare poi il montacarichi e anche la gru, credo. Poi abbiamo il calendario che l'abbiamo già visto. Qui abbiamo, che cos'è questo? Bloccato, quindi ancora non si può vedere. L'album, che è vero, possiamo andare a fare anche delle fotografie, l'enciclopedia e infine, vabbè, salvare la partita, uscire, eccetera. Dunque ragazzi, dalle informazioni ho scoperto che i quarzi si vanno a ottenere dalle ghiaie, quindi andiamo a fare sempre i soliti ciotoli sperando di essere fortunati di trovare qualche quarzo. Intanto vabbè, ogni volta che andiamo a raccogliere facciamo appunti esperienza, ovviamente. Oh, ecco un po' di quarzi, anche la rugiada abbiamo preso, quindi vabbè, continuiamo un po' a raccogliere e poi torniamo alla nostra postazione. Tanto questo che cos'è, per esempio? Rottami di pietra, anche questi possono essere utili. Al prima possibile possiamo andare poi a upgradare questi strumenti, così possiamo già andare a prendere, attenzione qua, le risorse più importanti magari. Poi credo che ci sarà una miniera, almeno nel My Time Portia c'era anche. Vediamo se questi riusciamo a distruggerli. Comunque allora ragazzi, andiamo a fare la nostra bella fornace. Abbiamo tutto per poterla fare perché abbiamo fatto le 2 vasche di pietra, il quarzo l'abbiamo raccolto dai ciotoli e la legna abbiamo trovato in giro. Allora a questo punto ci dobbiamo avvicinare qui allo strumento e andare a inserire tutto quello che abbiamo fatto o raccolto. Oh, eccola qui. Allora, adesso mi sa che verrà anche la parte più difficoltosa perché dovremo trovare il rame. Allora, andiamo a metterla, vediamo dove ci può stare. Intanto cominciamo a mettere qui, poi credo che qua poi sicuramente mi dovrò anche ingrandire. Però qua non mi fa mettere. Aspetta, la volevo mettere. Non mi fa. Ecco, mettiamola così. Ok, allora interagisci, vediamo cosa dice.
Allora, possiamo andare a sciogliere i mattoni e anche le barre di rame. Credo che per fare i mattoni servirà semplicemente questa pietra, vedete, già mi dice che ne posso fare 8, ma cominciamo a vedere come funziona. Allora, nella coda di lavorazione puoi gestire ciò che stai costruendo. Allora, adesso siamo arrivati qua, dobbiamo andare a vedere qui dentro se c'è magari qualcosa di interessante da andare a raccogliere, perché di rame ne ho trovato veramente pochissimo. Allora, qua c'è parecchia roba, però bisogna vedere se ce la fa prendere, perché ci sono dei rottami, quindi forse da questi rottami possiamo trovare un po' di rame, forse. Vabbè, comunque roba... Ecco, lo rottami di rame. Ok, allora qui all'inizio non possiamo ancora purtroppo andare nella miniera, quindi ci dobbiamo arrangiare qua. Dunque, allora adesso ragazzi andiamo a lavorare qui con il riciclatore e interagiamo con esso. Qua, come potete vedere, possiamo andare a lavorare parecchia roba. Allora, abbiamo trovato questi rottami di rame, che in realtà non sono proprio dei veri e propri nodi di rame, e quindi dobbiamo andare a fare questo lavoro qui. Abbiamo un po' tutto, vediamo fino a quanti 6 pezzi possiamo andare a riciclare. Qua dobbiamo mettere il combustibile, quindi andiamo a metterne un pochettino. Dunque ragazzi, tanto siamo pieni con l'inventario, ma se non ho capito male, le viti di rame al momento non le possiamo andare a fare, ma le possiamo andare a acquistare e le troviamo qui all'Hammer Time. Dunque dovrebbe essere aperto a quest'ora, quindi andiamo subito, ci rechiamo là e vediamo se siamo in grado di comprare almeno 2 viti. Allora, il negozio apre alle 8 di mattina, quindi siamo a posto. Vediamo un po'. Allora, ecco qui, poi vendere parecchia roba, perché ogni negozio volendo si possono andare a spendere i soldi. I soldi li spenderemo inizialmente se non abbiamo ancora il bancone per poter lavorare le cose. Quindi queste come si fanno a prendere? Ah, col il tasto. Ah, siamo pieni. Ok, abbiamo l'inventario pieno, adesso vado a buttare qualcosina. Dunque, allora ragazzi, adesso dobbiamo andare a costruire il montacarichi ed è abbastanza complesso perché abbiamo bisogno di 5 bastoni di legno, della corda robusta, del bastone in rame, per fortuna non l'ho già fatti, e 4 cuscinetti. Dunque, allora, vediamo il bastone di legno, sicuramente ci servirà la legna. Quindi andiamo a vedere qua i bastoni. Esatto. Possiamo fare al momento 3 e quindi incominciamo a farne 3. Poi vediamo un po' quante ce ne servivano. 5, quindi dobbiamo ancora fare legna. La corda, dunque allora invece la corda qui nel banco di lavoro dice che bisogna andare a comprare per forza alla Gilda del Commercio. Ok. Dunque allora qua appena entrate sulla destra c'è il negozio della Gilda del Commercio. Qui all'interno vendono anche non solo oggetti ma anche dei progetti. Quindi praticamente la corda dovrebbe essere questa, corda robusta, acquisisci per imparare per fare la corda. Ecco, questa qui è la ricetta da imparare. Ah, ok, dobbiamo fare il tasto destro, ok, basta una. E quindi una volta imparata la ricetta, teoricamente dovremmo essere in grado di fare anche la corda robusta a questo punto. Allora, usciamo. Allora, adesso andiamo qua e teoricamente eccola qua la ricetta, per fortuna c'è. Allora, per farla abbiamo... Ah, però 20 ce ne servono di questi qui di fibra vegetale, quindi credo che dobbiamo andare anche a distruggere un po' di cespugli in giro. Quante ne serviva di... Vabbè, facciamone 5, che tanto anche se avanza serve sempre. Allora, la corda l'abbiamo fatta, ora dobbiamo andare a prendere, credo, la legna, se non ricordo male, per fare questo e poi vedremo come fare i cuscinetti. Allora andiamo a cercare un po' di legna, come vi ho già spiegato. La legna al momento non possiamo ancora andare a fare quegli alberi un po' secchi che troviamo un po' più su qui, però andiamo a farci magari qua questi ogni tanto danno un po' di legna, vedete, soprattutto ci danno la fibra che ci serve per fare quella corda in caso poi ci dovesse ancora servire. Allora possiamo andare a fare 2 bastoni, ok, perfetto, ce ne servivano 2. Ok, a questo punto dovremmo essere pronti. Abbiamo fatto tutte queste cose qua, dobbiamo capire come fare i cuscinetti. Allora forse la ricetta stava qua da qualche parte, vediamo un po'. Allora se no non so dov'è. No,
Allora, i cuscinetti si ottengono andando al riciclatore. Come vedete, andando a lavorare i rottami meccanici si possono ottenere dei cuscinetti. Qua sono tutti in fila perché io ho attivato un po' tutto, quindi bisogna aspettare un sacco di tempo. Allora, a questo punto consiglio di andare a fare 2 riciclatori. Intanto andiamo a dormire che sono veramente esaurita, vedete che occhiaie. Allora, vediamo che qua vicino alla barra delle skill, diciamo, dove andiamo a mettere le nostre cose, c'è una lampadina che lampeggia con un numero 4. Allora, andiamo a vedere che cos'è. E è la conoscenza. Infatti qua dice che se andiamo a mettere dei punti andremo a aumentare alcune cose importanti. Per esempio qua la conoscenza a base del legno, livello 1, aumenta il 10% di esperienza ottenuto tagliando e colpendo gli alberi. Io direi di andare a mettere 2 punti qua. E questo che cos'è? Conoscenza del vigore, anche qui è molto importante perché vedo che lo vado a finire subito, quindi andiamo a mettere questi punti, quindi è abbastanza importante anche riuscire a fare questi punti e andare ad aumentare queste statistiche. Allora ragazzi, qui è già giunta la notte, passa veramente molto veloce il giorno, cioè la giornata, si fatica tanto e andiamo a dormire. Oh, finalmente abbiamo tutti i cuscinetti. Allora, a questo punto dovremmo essere in grado di terminare, se non sbaglio. Allora, abbiamo tutto. Vedete che quando c'è il numero qui davanti azzurro vuol dire che abbiamo tutti gli ingredienti, tutti i materiali più che altro in questo caso. Allora, andiamo a inserirli. Bastone, corda robusta e i cuscinetti. Ok, oh, finalmente abbiamo finito. Allora, ragazzi, per oggi abbiamo terminato questo episodio, secondo episodio. Naturalmente se volete continuare a vedere questa serie vi chiedo di mettere un bel mi piace, se avete delle domande fatele qui sotto nei commenti o anche delle richieste. Se ancora non avete fatto, per seguire al meglio questa serie nuova iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima!